Siamo a questo, il caso di Abbey Grange. Mamma mia, non vedo l'ora ragazzi, dalle immagini sembra molto figo. Sembra molto figo davvero. Continuiamo. Speriamo bene. Chi lo sa. The day is afoot, not a word. Into your clothes and come. E si veste. I'll wait for you in the sitting room. La aspetterò in salotto. I've just received a note from Inspector Lestrade, a letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Ragazzi, cominciamo. Come si può guardare dal telescopio? C'è sempre la cicciona. C'è sempre la cicciona. Era meglio non guardare. Che abbiamo ricevuto? Caso di obbito, sempre imparziale, ok? Deciso di fare un stile di battuta, spero che lo The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Ok, cominciamo. Se mi dai tempo, Watson, la prendo. Su questo tavolo? Su quale tavolo? Ah, su quello. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Ho capito, stai calmo, però. Stai calmo. Lettera. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. A wax seal with the monogram E.B. The Brackenstall family coat of arms. Mio caro signor Holmes, gradirei enormemente la sua assistenza immediata in quel che promette essere un caso di grande rilevanza e che considero possa interessarle. Eccetto la liberazione della signora, direi che è rimasto tutto come l'ho trovato, ma la prego di non perdere neanche un istante, poiché è meglio non lasciare lì Sir Astos, quindi praticamente la vittima. Distinti saluti, ispettore Lestrade. Capisco. So, what is it, Holmes? Promising, as always, it appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Lo spero. Ma quindi il caso è questo, il caso di Abbey Grange. Holmes riceve una convocazione, ok. Quindi andiamo subito ad Abbey Grange. Questa sarebbe praticamente la villa di Vediamo un po'. Che figo.
Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid to raise a right. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Ragazzi, è una donna. Qui è una donna. E non era mai successo. Perlustra la stanza in cui riposa Lady Brackenstall. Porco cane. Dichiarazione delle stesse. Sembra un furto degenerato omicidio. Lady ok, ma secondo me è andata così. Ma non ho capito se diciamo la sua cameriera. Lord Ramsay Brackenstall. Quindi quello era suo padre, immagino. Quello era suo nonno. Lord Brigham Brackenstall. Sir Warthen Brackenstall. No, quello suo padre, quello suo fratello. Quello? Baron Lyndon Brackenstall. Vabbè, di qua. Lady Brackenstall awaits you in the morning room. E che ne so qual è la sala della colazione? Questa? Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Ah. Quindi no, ok, la cameriera è viva. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Perché? È successo? Oddio, ragazzi, è violentata, ma l'ha violentata lui. E tipo lei l'avrà ucciso. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... Oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had hurt them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Did these three villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. Va bene, controlliamolo un po'. Ovviamente, tipo questo. Conclusioni fresche, porco cane. Ma chissà se l'hanno davvero picchiato oppure è andata diversamente. Qui? Non capisco. Che bello, ok. Guance pallide. Quindi com'è? Cioè, pallide. Spilla d'oro, cannone mu, origini australiane, abito elegante. Abito elegante, vediamo un po' qui che c'ha. Qui che c'ha. Vecchie contusioni. E poi. Fede. Un matrimonio infelice.
You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. Nient'altro, vecchie contusioni, dichiarazione di Lestrade. Dichiarazione? Perfetto, era l'altra. Ma quanto sono bravo. Vabbè, 50-50. You mentioned that your marriage... He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. Sì, era meglio questo. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you... Yes, he did. He was very angry at the time, out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Your ladyship? Sì, scusa, ho ucciso lei. Avrà fatto qualcosa. Aveva delle precedenti contusioni sulle mani risalenti circa una settimana prima, ok. Perlustra la scena del crimine nella sala da pranzo. Perfetto. Nella sala da pranzo. Parliamo con Teresa prima. La conosciamo come personaggio. Teresa, I would like to hear your Teresa, testimony. vorrei sentire la tua Certainly, sir. testimonianza. Certo, signore. La scorsa notte. As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. È tutto quello che so. Abbiamo rughe di mezza età, ok. Vediamo un po' qui. Nulla, ok. Qui che abbiamo? Andiamo qui. Nulla, 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 qui. Fazzoletto, odore d'aceto, rianimazione, premure. Qua. Che abbiamo? Avevo premuto. Ok. Mani da lavoratrice. E poi qua. Che manca? Dai, che manca? Si è buggato? È qui. Ok. Macchia di caffè. Ah. Ok. Quindi abbiamo un nuovo personaggio. Teresa. Teresa è molto legata alla sua padrona e la conosce da molto tempo. L'unica domestica a risiedere ad Abbey Grange si occupa di cucinare, servire e accudire Lady Branston. Non esiterebbe a proteggerla di fronte al problema. Quindi va a finire che la potrebbe averlo ucciso anche Teresa. Tavolo? Cosa abbiamo? Quotidiano. Affari di famiglia in crescita. La gang Randall è tornata sulle strade. Meno di 2 settimane fa, questa famigerata famiglia di ladri, conosciuti come i Randall, è tornata all'opera tramite una brutale ma riuscita intrusione in una delle case più ricche di Sidendam. La polizia è già sulle loro tracce, ma i particolari del caso sono confidenziali, compreso il nome della vittima. Un testimone è riuscito a fornire una dichiarazione precisa di tutti e 3 gli uomini, offrendo certamente alla polizia la possibilità di completare il profilo di questa famiglia di malviventi. Ci permettiamo di ricorrere ai nostri sistemati lettori questa pericolosissima banda e di fornire la completa descrizione attualmente disponibile. La banda è stata operativa a lungo ed è composta da 3 elementi, un padre e i suoi 2 figli. Il più anziano Jack Randall è sulla quarantina, i capelli già grigi, di statura e di corporatura media. Come mediatore dei furti è lui a comandare i suoi figli, vicini in età ma di aspetto molto diverso. Il primogenito William Randall è alto, ha le spalle larghe e una piccola testa, sproporzionata, mentre il fratello minore Melvin Randall è di costituzione più debole e di corporatura esile. La banda non è ricercata solo per i frequenti furti e intrusioni, ma anche per l'estremamente brutale pirateria che praticavano prima di tornare in Inghilterra. Fate attenzione e tenete al sicuro i vostri oggetti di valore. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Esatto. B. Quindi abbiamo quindi i Randall sono conosciuti e criminali identificati. Sì, esatto. La colpa è Randall. Il furto era una montatura e tutta la storia è stata inventata per colpare Randall della morte di Sir Holmes. I testimoni le prove puntano alla banda dei Randall. Proprio questo, la colpa è Randall.
so perché mi puzza la cosa, se no non avremmo investigato, voi che dite? Secondo me c'è sotto qualcosa. T? Cosa c'è qui con T? Cosa c'è? Cosa c'è? Sforzi di trovare particolari che abbiamo qui dei grafi. These scratches are most definitely made by the picture frame. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Prima controlliamo attorno e poi chiediamo insomma alla Lady di aprire la cassaforte. Quindi prima esaminiamo anche il tavolino, vediamo. Fotografia. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? Giriamolo un po'. Graffetta, 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 graffetta. Fondo. So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. A bordo di questa nave. Interessante. Interessante, interessante. Quindi il tavolino lo abbiamo controllato. Vediamo un po' che abbiamo qui. Qui? Niente? Allora parliamo con Teresa. My mistress is very tired. Can't you allow her to her room? No, assolutamente no. Prima le parliamo della foto e della cassaforte. Sì, ragazzi, secondo me la cassaforte. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Ah, Your ladyship? sua signora. Ragazzi, non mi vedo adesso. Devo aprire la cassaforte perché Let us try to open this una safe. combinazione. Speriamo che non This sia safe difficile. can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set non è to the difficile, correct penso. number. E invece, vabbè, comunque, vediamo. Non sta vibrando. Ah, forse vibra quello, ok? (15? Ok? Il numero 15, vabbè, io penso alla mia piccola che saluto, 15. Vediamo un po', l'altro numero. Ah, sì. Il 5? Che è un altro numero che mi piace, 15, 5. E poi? (17? L'abbiamo aperta. Referto. Sir Hostis, le sue attuali condizioni fisiche e mentali sono molto preoccupanti. Si riscontrano vari sintomi di scompenso epatico. All'epoca del nostro ultimo incontro i suoi occhi erano iniettati di sangue e la sua pelle è giallognola. Porco cane. Il suo alito emanava un odore particolare, tipico di chi soffre di un disturbo al fegato. Inoltre ci sono gli ascessi polmonari di cui abbiamo parlato. I crampi alle gambe che mi ha descritto sono provocati da un'alterazione del sistema nervoso causato a sua volta da un eccesso di alcol, così come i tremolii. Il suo fegato sembrava eccessivamente duro all'epoca della visita. Segno dell'evolversi di una cirrosi. Sono presenti anche sintomi di ascite, liquido nella cavità peritoneale, di cui è una prova di gonfiore del ventre. Il dolore sotto la costola sinistra indica un disturbo dal pancreas che potrebbe portare a una pancreatite fatale e fulminante. Le sue condizioni possono rappresentare un rischio per gli altri. Il suo consumo eccessivo di alcol riduce il suo autocontrollo e aumenta la sua aggressività. Porco cane. Sono a sua disposizione per aiutarla a risolvere il suo problema. Esistono vari trattamenti. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. Qualcosa di strano, probabile. Vediamo un po'. Dialogo, salute cagionevole. Referto. Ok, dovremmo parlare di nuovo con Lady. Vediamo un po'. Oh, what a horrible thing. Con Teresa? Con Teresa, allora.
Vediamo un po'. Storia di violenza. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behaviour. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was. If ever one walked the earth, we met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was specially hard for her. Capisco, vediamo che sulla vita privata e comportamento. Dall'Australia non si collega con nessuno. Sì? Nessun amico. Lady Brixton sposò Serostri poco dopo il suo arrivo in Inghilterra e voleva sempre a casa. Possibile che lei deve essere litigato con qualcuno in questo paese. Sono molto esigue. La scienza del belle non è comune. Vediamo, proviamo a metterle entrambe. Adesso proviamo a mettere questo nessun amico. Vediamo se possiamo fare un'altra ipotesi. Cosa dobbiamo fare, ragazzi? Cosa dobbiamo fare? Ah, vabbè, per la scena del crimine, ovvio. Quindi dovrebbe essere di là. Sì, l'altra porta, assolutamente. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Proprio così, velocemente. Capi? Che abbiamo qui? Mensola del caminetto. Eccomi! Gabrius caminetto! Ok, la smetto che c'è un cadavere, quindi... It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. A fur trader's cabin. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Esaminiamo il corpo, ragazzi. Vediamo che troviamo. Testa. The head was cracked with the force of the blow. That must be the murder weapon. Cosa abbiamo? Prima voglio vedere la deduzione. Attizzatoio piegato, criminali identici. Cadavere. Quindi che abbiamo qui? La morte di Serena può essere stata causata dal colpo di un attizzatoio. Ok, proviamo così. Proviamo la vera. Ok, le possiamo Quite a large stick, a formidable weapon. Barefoot, he had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Che abbiamo poi? Che abbiamo? Cos'è che mi sfugge? Cos'è che mi sfugge? Ah, il focolare. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Quindi l'abbiamo esaminato. B. Camino. Cadavere e camino. Bel camino, ragazzi, sono presenti in questo incidente mortale. La morte di Serostris può essere stata causata da un colpo accidentale con la testa sul caminetto. No, ragazzi, io non c'entro niente. Colpo di attizzatoio, la morte di Serena può essere stata causata dal colpo di un attizzatoio. Proviamo così.
A decanter standing next to the open bottle, an inseparable pair indeed. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Chateau Calon-Ségur, French wine, Grand Cru. Quindi, nella sala da pranzo sono stati trovati 2 bicchieri, quindi parleremo con la cameriera sicuramente. E qua un referto medico trovato all'interno della cassaforte della sala da pranzo. Ok, quindi pure questo. Dovremmo parlarne. Vediamo un po' che troviamo qui. Vediamo un po' se troviamo The hunting scene. la scena di caccia. La scena di caccia. Antique hunting weapons. Vecchie armi da caccia. Vediamo un po' che troviamo. Qua l'orologio, qua niente. Qua potrebbe credenza, ok. Cosa? A bottle of wine is missing here. Di vino, che è quella lì. This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. E qui? Che abbiamo qui poi? Qui che abbiamo? Qui che abbiamo? Qui che abbiamo? An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. Poi? Cos'è che mi sfugge? Cos'è che mi sfugge? Cos'è che mi sfugge? No, qua che... cos'è? This candlestick is valuable. Non c'era solo It is il- interesting. No, solo il ok, era tutto These wine bottles are expensive and mostly from dalla Francia. Ok, quindi ho The finito. criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. Ragazzi, secondo me loro potrebbero aver rubato, ok? The hunting Come scene. non l'hanno ucciso A loro deer hunt. alla nostra vittima? Non l'hanno assolutamente ucciso loro. Proviamo ad entrare in questa porta. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. Ok, ma non posso entrare. Ho finito qui. Vediamo un po'. Nella sala da pranzo. The death was instant. Possibile che abbia finito? Non c'è qualcos'altro? A trapper's hut. A trapper's hut. E qua che abbiamo? Vediamo se troviamo qualche indizio. Qua siamo fuori, ok. Chissà se troviamo qualche indizio. Qua che c'è? Non possiamo vedere. Ok. Vediamo se abbiamo qualche indizio. Non è possibile. Mi sembra strano che... No, possibile, nessun indizio. Questa cosa di polso. Strano che non ci sia nessun indizio. Possibile, nessuno. Niente ragazzi, davvero contento. Va bene. Vediamo se mi fa parlare con le strade. Ok, sì. Mamma mia ragazzi. Bello, bello questo caso. What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him.
To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Per evitare uno scandalo. Capisco, vediamo un po'. Criminali identificati, bicchiere con patina di vino, racconto dell'ispettore, comportamento improprio, violenza domestica, quindi ok, violenza, porca miseria, quindi due bicchieri, questo pure. Vediamo un po'. 3 persone hanno bevuto del vino da questi bicchieri, non hanno bevuto, esce dal vino che lasciano. 2 persone hanno bevuto del vino da questi bicchieri, il bicchiere restante sono i fondi degli altri 2 bicchieri. Se mettessi latte, non si compra. E se facessi così, e poi si collegano non è possibile. 3 persone sono state la cameriera e Lady? Possibile? Vediamo se abbiamo altri. Non ho visto bene. Criminali identificati. Ok, dovremmo parlare con Lady. Andiamo. I 3 bicchieri sul tavolo. There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Your ladyship? Sua signora. Ecco. Per l'ultima scena del crimine. Cos'è che mi mancava lì? Devo guardare molto più attentamente. Watson era già qua dentro, mi ha fatto spaventare. Cos'è che sto dimenticando? Questa sedia? Ah, ecco. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. La prendo. Da marinaio. Un attimo. Prendi Toby Abbey e segui la scia fattiva. Scia al fattiva. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Marinaio. Aspettate un attimo, marinaio. Adesso provo a mettere questa, ragazzi. Questa cosa del marinaio non mi convince. Questa cosa del marinaio non mi convince perché è stata legata con un nodo da marinaio. Quindi è... Che devo fare adesso? Ah, le analisi, ok. Quindi andiamo a Baker. Subito. Andiamo a Baker Street. Ragazzi, questa cosa della corda legata, cioè il nodo come il non ha fatto nulla. Meglio così. Buongiorno ragazzi. Su cavicchiolo, cioè un cavicchiolo lungo sopra. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. Che figo. Dov'è che devo pigliare? Ok, qui. Forbice. The fibers from this cut appear to be different. Diverse. Ok, quindi non... Vediamo le tenaglie. Con la tenaglia. Vediamo.
The fibers from this cut appear to be different. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Holmes è intelligentissimo. Coltello affilato e corda annodata. Origini da marinaio. La corda è stata tagliata una volta con un coltello affilato. Origini da marinaio, un attimo. Che l'intruso aveva esperienze in mare, di donne su conoscenze di un marinaio. Poi vediamo. Quindi dovremmo andare a fare con Lady Ciambella. No, con quella che facciamo questo il più lungo per adesso, ma ci sta, era abbastanza complesso. Parliamo con Lady se non fa entrare, si è rincoglionita. Oh, what a horrible thing to have happened. No, Please leave. vedo con Teresa. Prendi Toby a Baker Street e segui la scia olfattiva. Ah, e come faccio a prendere Toby? A Baker Street? Toby? Ok, dobbiamo tornare, ragazzi. Pensavo dovessimo parlare con Lady. Dai, andiamo da questo Toby, che mi sembra che è il bambino. Segui la scia olfattiva. No, la scia olfattiva, dove devo fare? Cioè, che devo fare? No. La scia olfattiva, ma devo parlare con Watson per caso. O forse col cannocchiale, va a finire che muoio a usare da bene. Watson? Someone should take Toby for a walk. Ah, Toby è il cane! Toby è il cane, ma dov'è Toby? Qui l'ultima volta. Dov'è Toby? Sì, ho capito che è il cane, ma dov'è? Ah, ecco! Toby, ecco! Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. Che carino, ragazzi! Quindi possiamo usarlo? Ok. Quindi vediamo un po'. Prendi Toby a Baker Street e segui la scia olfattiva. Quindi andiamo ad Abbey, Grange. Chissà se si vede il cane in carrozza. Search, Toby. Ah, così? Proprio così. Che figata, non mi dite? Posso controllare il cane? No, vabbè. Che figata è? Che figata è? Che figata è, ragazzi? Ah, la scia è quella. L'ho trovata. Quindi, scia qua, ok? Poi... Cioè, dove mi porta sta scia? Lì? Posso correre? Sì, pure. Sì, in giardino, lo sapevo che c'era qualcosa, per forza. Quindi qua. Oddio, sto correndo. Che figata, ragazzi, usare il cane. Eccolo.
The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Hai capito? No, ho sbagliato. Ho sbagliato, sono rientrato qua dentro. Forse devo fare un'altra cosa. Devo entrare nel capannone, no? Oppure c'è un'altra pista. C'è un'altra pista. No, non mi ripeto il capannone sicuramente. Non mi sfugge qualcosa. Allora, cambiare personaggio. Però ho trovato cambiare. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Che devo fare, ragazzi? Cioè, non ho capito, mi devo far tornare non so come cambiare personaggio. No, non lo so fare davvero. The scent leads to the well. I should check it. The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. This hook might be useful. Small gardening tools, nothing of great interest. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? Silverware. This is hardly a coincidence. The Brackenstall coat of arms.
It appears that we have found the stolen silverware. The intruder's trail is lost behind this wall. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Tutto un imbroglio, non è una coincidenza. Quindi dobbiamo parlare ancora dell'argenteria. E con chi? Con Teresa? Sì, e anche forse con Lady. Vediamo un po'. Argenteria. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Ah, così è finita, cioè mi ha fatto solo un complimento. E con Lady? Oppure con lei, quindi l'argenteria. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. È solo questo, va bene? Your ladyship? Ok ragazzi, adesso ci tocca andare nel nostro laboratorio / ufficio. Perché guardate quante prove già le ho subito, perché ragazzi mi sono ricordato del marinaio, delle deduzioni di prima, ok? Stavolta la memoria ok, proseguiamo. Analizziamo qua dei libri, ok, giornali. Ok, cerca Rock. Scritte sono Rock of Greenbalter 1893. 1893, perché abbiamo l'anno ragazzi, quindi compagnia della... Ah, che è arrivo della Rock of... Ecco, arrivo della Rock of... Una nave rientrata. La Rock of Gibraltar, una nave cargo della linea Adelaide Southampton Londra, edificio Cunard, James Street, Londra, è rientrata da un viaggio di 6 mesi che l'ha condotta in India, Nuova Zelanda e Australia. A bordo si trovava la signorina Mary Fraser, erede dell'omonima famiglia, proprietaria di terre e miniere di stagno in Australia. Questa giovane è, stando a quel che si dice, bellissima fanciulla, è fidanzata con Sir Otis Brexton, uno degli uomini più ricchi del Kent. Here it is. Ecco. Vabbè, adesso partiamo nel nostro, l'abbiamo già letto tanto, diciamo. Quindi, che dobbiamo fare? Dobbiamo parlare The shipping company, the Adelaide Southampton London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist.
servizi del proprietario perché non è l'elemento delle cose, sì, Wiggins è un bambino. Quindi, dov'è Wiggins? A map of London and the surrounding area. It could be useful. Ok, con Wiggins io alla finestra mi ricordavo. Wiggins, could you come upstairs, please? Ha già lì praticamente. Anche a farlo apposta. At your service, Mr. Holmes. Signor Holmes, I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. 3 ore dopo. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Questo? Fai piano. Ok. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Andiamo un po' con quello davanti. Charles Capitano. Partenza 28 gennaio, ma avanti. 7 novembre, 7 novembre. 7 novembre. 10 novembre. 7 novembre, 7 novembre, 9, 7 novembre. 7 novembre, 6 maggio, 9. Perché ci siamo quasi, penso. No, abbiamo ricominciato. Però lì, però qui diceva partenza 10 novembre 1894. Quindi Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Jack Crocker. I do not think that this sailor has any connection to the case. Ok. Harry, vediamo Peter. No, Peter nemmeno. Nile. Nile, giovane inferiore, nemmeno c'è. George. Nemmeno Frank. Murdoch. What? I do not think that this sailor has any connection to the case. Ma di quello I do not think that this sailor has any connection to the case. Vediamo un po'. Frank, George. Non penso. Vediamo qui. Nemmeno Clemens. 12 novembre 1894, ci sta. Quindi qua che abbiamo Samuel, Nathan, Ernest. Qui. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Può essere coinvolto. Ok, quindi ok. Harry, This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Harry Ernest, ok. James, c'è James. William. Charles. I do not think that this sailor has any connection to the case. Questo Charles. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Quindi è Jack Crocker probabile. Perché non ce ne sono altri? William. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Cerchiamo Thomas e Albert. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved.
Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. What should we do next, Holmes? Convoca Crocker per incontrarlo. Quindi che devo fare? Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Nessun problema, signor Holmes. Poco dopo. Ragazzi, vi ricordate quando abbiamo fatto a pugni nel primo caso? Mamma mia, io l'abbiamo suonata a quello lì in cui mi Mr. Holmes, Oddio. I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Lady Brangston. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her, from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Di cosa parli? Controlliamo. Guardo limpido, onesto. Corporatura forte. E che abbiamo qua? Inchiostro di giornale. Poi stivali puliti. Coltello. Dov'è sto coltello? Al marinaio. È lui, c'è il coltello pure. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder, La notte dell'omicidio. and it was you who tied her up. You call that Questa è una evidence? prova? Salute cagionevole, getto d'argento, nodi da marinaio. Yes, as she was tied with a sailor's knot, your handiwork. So, Dunque è stato un it's a marinaio. sailor who's done it. Questo non prova niente. That Sì, proves nessuno nothing, lo Mr. marinaio Holmes. a Londra in questo I'm momento. not the only sailor in London right now.
Your theory is flawed, anyway. On the night of the murder, I was aboard the Shark. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you died. Il coinvolgimento in Crocker mente il suo coinvolgimento è evidente. Si è fatto vivo non appena saputo che lo stavo cercando. Chiaro segno di colpevolezza. Mali benigni. Il capitano Crocker era a bordo alla Sharp la notte timore di incontrarmi con sicurezza. Il capitano è l'assassino. Per forza, ragazzi, dai. Chi può essere l'assassino se non se Rostis è stato ucciso da una persona in vista alla casa. È stato un individuo alto e agile, molto probabilmente un marinaio ad alto rango. Jack Crocker è l'assassino e tu porterai lui e la sua compagine direttamente in giudizio. No, lo arrestiamo, ragazzi. Ha pur sempre ucciso una persona. È giusto. Ucciso una persona, quindi lo arrestiamo, come giusto che sia. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Appena un'ora dopo, ragazzi, mamma mia, è finito subito, quindi un'ora. Vediamo cosa succede. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife, the knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear, and it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. You should have let me die. How can I live if Mary suffers? I am sorry, Captain Crocker, but there has been quite enough death in this case. Ed è stato lui, ragazzi, e mi sembra che il caso sia finito.
Inspector, I give you Sir Eustace's killer. He tried his best to perform his own justice. Well, I'm not surprised. Yes, it was me. I confess. Here is a piece of evidence that can be used in court. Perfect. A case that went smoothly for once. Insomma, mi stava sparando. Se Rostris è stato ucciso dal capitano Jack Crocker, che quella... Ragazzi, ma indovinato. Che quella sera aveva fatto visita a Lady Brankston, l'hanno fatto passare l'omicidio per un furto per mano della banda dei Randall. Crocker ha usato il suo coltello da marinaio, ovviamente, che lo avevo visto, per tagliare la corda. Ha commesso un crimine violento e merita una punizione adeguata. Quindi, a questa decisione. Ok. Custode della legge. Vedete? Persone che hanno risolto il caso nello stesso modo 93. Persone che hanno fatto la scelta morale 35. Io ragazzo ho preferito arrestarlo, sinceramente. Nella legge, perché ha pur sempre ucciso una persona. Gli altri sono stati più buoni. Però io l'ho voluto arrestare. E quindi c'è un altro. Il dramma di Kew Gardens. Ne abbiamo un altro. Ragazzi, questo lo faremo nel prossimo episodio. Io spero che questa premiere vi sia piaciuta e questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo caso, in un prossimo video. Good.